che in questo canale si sperimenti qualcosa, forse l'avete capito. E qua dentro abbiamo un accessorino piccolo piccolo che io ho voluto sperimentare e portare sul canale a tutti voi. Si tratta di un lettore di mini SD card, sono quelle che mettiamo nelle nostre macchine fotografiche, per Lightning. Perché questo esperimento? Perché oggi voglio fare un esperimento insieme a voi, voglio vedere se riusciamo a salvare qua sopra i file di Blackmagic, cioè far sì, non registra ovviamente diciamo in tempo reale come succede con il USB-C, ma tutti noi magari non abbiamo la possibilità di cambiare telefono, non vogliamo cambiare telefono e vogliamo però memorizzare i nostri video su un USB esterna, avendo poca memoria. Magari mettiamo che abbiamo 128 giga di RAM e poca, oppure anche 256, ma non vogliamo trasferire direttamente i video, non trasferire direttamente praticamente facendo copia e incolla o sposta, no, al momento che finisce la registrazione praticamente Blackmagic salverà automaticamente qua sopra i nostri video. Ci sono dei pro e contro, ogni tanto non so, adesso bisogna vedere se funzionerà o non funzionerà, e ci sono i pro e contro perché non abbiamo più la possibilità di inserire un microfono all'interno del nostro telefono, ma questo poi lo vedremo nel corso ovviamente di questi video che, se prenderanno ovviamente piede, li porterò avanti. Bene, io sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologia ma legata ai nostri smartphone, come vedete accessori per la creatività e anche ogni tanto di sperimentazione, anzi soprattutto di sperimentazione. Quindi andiamo a vedere cosa c'è in questa bustina, poi installiamo sul nostro iPhone 13 e XS ovviamente e proviamo le varie modalità di video e vediamo le limitazioni. Pronti ragazzi per andare a vedere in questa bustina cosa c'è? In questa bustinetta c'è ovviamente l'accessorietto che ho acquistato, eccolo qua. Spero che sia fuoco con l'SD card. L'SD card, questa qua, l'avevo praticamente recuperata dalla vecchia GoPro, ok? Perché non utilizzandola più la GoPro non mi serviva più. Questa è abbastanza, ecco, sottolineiamo, abbastanza veloce da 64 giga, quindi è installata così. Avete questa linguettina, vedete? Questa linguettina deve essere sotto e voi installate così. E questo è Lightning, proprio la presa Lightning dei nostri iPhone. Adesso la mia, diciamo, questo è un accessorino molto semplice e molto a basso costo. Quello che costa di più è l'SD card. Adesso la mia prova qual è? La mia prova è quella di inserire ovviamente l'SD card all'interno di Blackmagic, cioè all'interno dell'iPhone e con Blackmagic, e provare a fare una ripresa. Ci tengo a precisare che dava qualche errore formattata in modalità Mac, ok? Ma adesso poi vedremo, questo è un esperimento, formattata in MS-DOS, FAT, quella classica, errori non ne dava più, anche se c'è qualche limitazione che adesso andremo a vedere. Diciamo di registrazione, ragazzi, non possiamo pretendere, anche se non mi spiego tante cose, ok? Adesso poi le vedremo nel corso di questo tutorial. Quindi andiamo a inserire la nostra interfaccina all'interno della presa del Lightning dell'iPhone 13 e vediamo che succede. Adesso andrò a inserire nel mio iPhone 13, dico mio perché dicono tutti così, ma guarda, andiamo sul mio iPhone 15 Pro. Ok, nel mio iPhone 13, non esageriamo, la pennetta la metto qua e incomincia a lampeggiare, quindi vuol dire che l'ha praticamente vista. Vado in file e come vedete, ok, video, clicco su video e qua ci sono le prove. Ovviamente le ho fatte qua in studio, ok? Le prove che ho fatto qua in studio, che praticamente, ok, faccio vedere che diciamo, sono andati a buon fine le registrazioni sulla pennetta. Ecco, questa è un po' corta, però vabbè. Ecco, la cosa che non dobbiamo fare, adesso ve lo dico, vai un po', vediamo un po' se questo è un po' più lungo. Sì, ho anche praticamente fatto 2 minuti, 3 minuti, Ecco, vedete qua dovrebbe funzionare.
sono andato in giro per lo studio, quindi la cosa, diciamo, funziona, ok? Funziona. Prima raccomandazione, quando estraete la penna, chiudete le applicazioni che praticamente stanno usando questo device. Pena la perdita dei dati, praticamente la nostra penna si distrugge, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, come vedete, io ho acceso Blackmagic. Sicuramente mi farà fare una brutta figura, perché cosa sarà così. Anzi, mi metto anche la faccia, così almeno la brutta figura è completa. Adesso, se io vado nelle impostazioni di Blackmagic e vado fino a giù a raggiungere media, ok? E vado fino a qua a vedere dove, qui, Save Clip to, vedete che è già abilitato video, ok? Quindi per scegliere la posizione non dobbiamo fare altro che mettiamo che io l'ho lasciato in library, mettiamo che andiamo, ok, su file, clicchiamo qui e lui va praticamente a cercarsi la posizione. Io clicco sulla mia pennetta, vado su apri e il gioco è fatto. Un'altra cosa invece è questa. Andiamo in recording. In recording dobbiamo usare, almeno sull'iPhone 13, poi non so se il 14 Pro e il 14, cioè avranno magari, praticamente hanno più velocità. Dobbiamo usare 265 264 perché se utilizziamo il ProRes tutto va a scatafascio. E anche ovviamente dobbiamo limitare ovviamente il bitrate, ragazzi, non possiamo pretendere la luna, però è già una cosa bella perché noi possiamo fare un reel. Diciamo, mettiamo che non abbiamo bisogno di audio, mettiamo che non abbiamo bisogno di niente, ok? Abbiamo bisogno di fare un reel in un posto, in un ristorante, in dove volete, quindi facciamo un reel praticamente con il nostro iPhone e poi prendiamo questa tavola di pennetta e andiamo a elaborarcela sul nostro Mac, sul nostro PC. Quindi capite, ok, la cosa è questa che voglio dimostrare. Quindi una volta selezionati questi due, diciamo uno dei due codec, ecco, con iPhone 13 possiamo andare anche a 60 frame, quindi facciamo la prova subito su 60 frame. Ecco, il 265 funziona a 60 frame, il 264 funziona a 30 frame. Ora io vado a dare lo start, ok? E passo davanti con... Ecco, non c'è differenza, ok? Questo è un iPhone 8 che ieri, cioè fino a ieri parlava da solo, adesso invece si è rimesso a funzionare. Ecco, non c'è differenza se io prendo il telefono, lo muovo, lo vado a portare in giro, giro veloce, faccio quello che è, non c'è differenza. Se funziona, funziona, se non funziona, non funziona. Come state vedendo, la registrazione sta avvenendo, ok? Quindi posso anche far dire, guardate che bello il mio iPhone 8, anzi, vi faccio vedere un'anteprima, questo orologio, ok? L'orologio della Nothing, quindi il Pro 2 che porterò sul canale molto presto perché è un bellissimo orologio. Anzi, vediamo lo zoom, vediamo un po' di, non di stressare, ma vediamo un po' di far così, ok? Mettiamo in auto qua. Ok, guardate che bello che è, c'ha la ghiera qua, la ghieretta, che praticamente si gira, girate la ghieretta, vedete, e praticamente avete un menu a tendina. Quindi, vedete che sta registrando, ok? Lui sta registrando, adesso io faccio stop, ok? Vedete, lui sta memorizzando sulla card, perché lo sta memorizzando sulla card. Adesso vado a prendere, scusate se si mette un attimo in verticale, ok, andiamo a prendere il nostro cosa ed eccolo qua, dovrebbe essere questo, anzi andiamo a fare così, data, allora, data, dovrebbe essere questo. Ok, e passo davanti, ecco, non c'è differenza. Vedete? Cioè io ce l'ho direttamente sulla pennetta, direttamente sulla pennetta, quindi non è male come cosa, ok? Ok, sì, perfetto. Ok, ok. Quindi abbiamo visto che, ok, ok. Adesso la mia prova qual è? Adesso andiamo di nuovo in Blackmagic, vi faccio vedere, ecco, se, Google lievati da mezzo, se disgraziatamente andate in ProRes, magari stamattina funziona,
dovete staccare la pennetta, riattaccarla, perché lui incomincia a far che non si può neanche andare in proxy, non so, in proxy o LT che deve essere light. Andiamo qua, magari abbassiamo anche a 30 frame per non dargli ovviamente la cosa di avere troppa. Se andiamo a 30, andiamo, vi faccio vedere che tra poco dovrebbe dare almeno. Ieri l'ha dato un messaggio d'errore, ok? Perché non ce la fa la pennetta a star dietro ai dati. E questo penso che sia colpa ovviamente della card, che magari non è sufficientemente veloce, anche se lo era. Ecco, vedete, il presente non è possibile salvare. Ma ragazzi, vedete che si inchioda, ok? Si inchioda in questa maniera, quindi cosa bisogna fare? Bisogna chiudere tutto, ok? Staccare la pennetta, rimettere la pennetta, andiamo di nuovo in Blackmagic, ci andiamo a assicurare che ovviamente sia in media, l'ho perso, io perdo sempre i menu, media, ok, sia in video, andiamo di nuovo qua, togliamo il codec ProRes, ma io li ho provati tutti, poi se voi provateci anche voi, andiamo di nuovo sui 5, mettiamo di nuovo a 60 frame e possiamo di nuovo dare il record. E teoricamente io l'ho provato, dovrebbe rifunzionare tutto. Vedete, anche se io passo velocemente davanti al telefono, ok, che i frame sono, cioè la scena è più veloce, lui non fa nulla, quindi dovrebbe rimanere così per sempre. Ma adesso è caduto questo che è un wifi ma non funziona e quindi non possiamo farci nulla. Quindi vedete che adesso lo lasciamo andare un attimino e intanto vi dico altre due cose, lasciamo andare un attimino vedere che se si inchioda. Ecco, quindi possiamo utilizzarlo in questa maniera qua, andare a 4K, andare in 4, in 265, vabbè, quello che è, non mi ricordo più, 265, 264, andare in 4K, fare tutto quello che vogliamo, ma non possiamo andare in ProRes, perlomeno col 13, poi bisogna vedere, magari col 14 ci riesce, infatti vedete siamo ancora qua che registra, quindi direi che la prova è pienamente superata. Poi vedrò di fare ovviamente qualche cosa all'esterno. Oggi piove, ragazzi, è sempre sfortunato quando voglio fare qualcosa all'esterno piove, ma quanto prima, anche sono anche senza ascensore, quindi mi hanno vietato di fare 5 piani in su perché ovviamente sono asmatico, quindi mia moglie mi ha detto ti strozzo se vai giù a piedi, però è una grande, questa è una grande, diciamo, conquista che praticamente possiamo fare un reel e poi andare direttamente sul Mac e andare a vederci i nostri video. Quindi adesso cosa facciamo? Questo continua a registrare, ora lo fermiamo, continua a registrare, vedete che non è neanche tanto lento a salvare, sì, un minuto, bisogna vedere quando facciamo 10 minuti che succede, però ovviamente come dico sempre, qua si sperimenta, è una sperimentazione, è bello avere tutto pronto ma è anche bello sperimentare. Ma adesso non finisce qui. Chiudiamo adesso l'iPhone 13 e andiamo a prendere l'XS e vediamo che succede. Prendiamo la pennetta e la inseriamo nell'XS, quindi andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con il nostro 13. Andiamo qui e tra poco dovrebbe apparire, ok, eccola qua, vedete, e la pennetta praticamente legge, ok, praticamente la nostra penna fa perfettamente. Ora andiamo in Blackmagic, si gira sempre lo schermo, ma è colpa del banco di regia che non capisce lentamente, no, non capisce, ma è così. Adesso sempre la stessa cosa, andiamo ovviamente in media, andiamo sotto, vediamo file, vedete già posizionato. Allora, a questo punto controlliamo, beh, qua i codec c'è poco da controllare perché sono. Ecco, alziamo un attimo il bitrate per vedere, ok, 81, ok, il massimo è 81, vediamo un po' 81 bitrate cosa dice, ok? Andiamo qua, andiamo ovviamente 65, andiamo anche, così facciamo un'altra prova, andiamo a 60 frame al secondo, ovviamente. Sì, ok, facciamo così, ok, e auto. Adesso lanciamo la registrazione e vediamo che succede.
Vediamo se, ok, il bitrate più alto a 4K, ovviamente a 60 frame al secondo, il nostro telefono ce la fa. Innanzitutto abbassiamo un po' la nostra esposizione. Ok, vediamo quanto arriva e quanto fa, perché anche qua bisogna sempre fare delle prove per essere sicuri di poter utilizzare questo strumento, questo accessorio che, ripeto, è utile perché potete registrare un video, ok? Un video, diciamo i video corti, no? Di 3 minuti, 4 minuti, senza preoccuparvi che poi dobbiate trasferirlo. Certo, mi direte, ma io li faccio con CapCut all'interno del mio iPhone, va bene, ma io lo faccio all'interno del mio iPad, quindi ho iCloud, va bene, però se non volete pagare l'abbonamento di iCloud, se non fate dentro, mettiamo tutti se, no? Se non faccio il mio montaggio, non lo faccio all'interno di, intanto lo lasciamo andare, all'interno del mio iPhone, ma voglio trasferire i miei, diciamo, file su un altro dispositivo senza pagare abbonamenti, senza avere nessun tipo di queste cose, mettiamo che non voglio, perché tanti non usano i cloud, quindi noi siamo ovviamente abbastanza avanti perché utilizziamo i cloud tutti, ma tanti non sanno neanche l'esistenza, non sanno neanche come fare. Quindi questa soluzione secondo me è un pochino più semplice e a bassissimo costo, perché una tantum costa una volta sola. Vi comprate l'accessorino che vi metterò ovviamente in descrizione, vedrete in descrizione il link per andare a acquistare, e le card poi ovviamente sono a vostro gusto e piacere. Se prendete una card ultra veloce, sicuramente forse potremo anche salvare, vedete che sta andando, ok, in 4K su ovviamente sul al ProRes col 13 in poi. Ecco, vedete che bella coverina questa qua. Questa qua è MagSafe, quindi è molto bella. Ok, ragazzi, stoppiamo. Vedete che non anche lui, siamo andati a 2 minuti e passa, non ci mette neanche tanto, essendo un XS, quindi sì, certo, c'è questa cosa di dover aspettare un attimino, però ragazzi, questa velocità calmiamola un po', perché tanto, cioè, devo dire. Ok, ed eccola qua, la nostra prova fatta con XS, eccola qua. Vedete, ha registrato a 81 praticamente megabit, quindi diciamo che è una cosa che io, come dire, consiglierei, mi sento di consigliare perché funziona. Quindi perché non utilizzare questo escamotage per non pagare abbonamenti, oppure non so, non cambiare telefono, qualsiasi scelta che voi vogliate fare, potete anche optare per questa. In ultimo, sempre, ok, sempre la stessa cosa, vi dico, chiudete tutte le app e staccate la vostra pennetta solo dopo aver praticamente chiuso le app. Basta, non c'è niente da dire. Poi prendete la vostra card che la potete andare a ficcare dove volete, ragazzi, non siate volgari. Quindi io direi che è un buon escamotage, lo utilizzerò anch'io, perché calmi tutti, non vi pressionate e non vi emozionate troppo. Forse vorrei provare, tanto per portarlo sul canale, ma non a livelli che c'è già, Filmora per ovviamente Apple, poi c'è anche per Windows, quindi Filmora volevo provare a fare qualche montaggino con Filmora, ma ovviamente non mi staccherò mai da LumaFusion, perché ovviamente ormai sono talmente pratico che utilizzare un altro programma mi porterebbe via troppo tempo. Quindi ragazzi, se volete acquistare questo accessorio, andate qua dentro nei descrizioni, collegatevi a Amazon, mi arriva una piccola percentuale e voi avete un accessorio che vi può forse salvare delle volte dallo spazio, che diciamo, anzi, potrebbe essere anche utilizzato per salvare foto e tutto il resto, non ci dimentichiamo, quindi non è solo fatto per girare video, io l'ho fatto perché volevo fare appunto questo test, però bisogna vedere se poi 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti regge, ok, più di 5 minuti. Lo faremo, lo porterò sulle storie di Instagram e nei reel. Bene ragazzi, a questo punto, se vi è piaciuto questo video di questo piccolo accessorio, potete anche condividere questo video con i vostri amici, così facciamo crescere il canale e date un'informazione ai vostri conoscenti.
E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella se volete ricevere ovviamente le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.